Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole volevo fare una piccola appendice al video precedente che riguardava l'aggiornamento dell'immagine Docker di OpenHub dalla versione 4.2.0 alla versione 4.3.3, cioè l'ultima stable. Nel video scorso ho fatto vedere questa procedura di aggiornamento utilizzando Portainer, che è l'interfaccia web di gestione dei container Docker, e in questo video faccio vedere la stessa operazione utilizzando la linea di comando, in modo tale che anche chi non utilizza Portainer oppure chi ha piacere di fare queste cose tramite linea di comando possa vedere quali sono gli step da seguire. Sul sito di OpenHub è tutto documentato perfettamente, quindi andremo a seguire semplicemente passo dopo passo le operazioni che vengono indicate. Per prima cosa andiamo a vedere sull'interfaccia grafica di OpenHub, quella che sta girando sul Raspberry 3, il mio Raspberry vecchio che uso per i test. Andiamo a vedere, dicevo, le informazioni di versione per essere certi che siamo su una versione più vecchia dell'ultima stable, che è la 4.3.3. Infatti siamo nella 4.2.0. Questa è la stessa istanza che abbiamo visto nel video precedente, che ho downgradato dalla 4.3.3 alla 4.2.0 proprio per rieffettuare questa operazione. Andiamo ancora un attimo sulla documentazione di OpenHub per andare a vedere quali sono le operazioni che dobbiamo svolgere da linea di comando per effettuare l'aggiornamento dell'immagine alla 4.3.3, che è l'ultima stable. Partendo dal sito di OpenHub andiamo sulla documentazione, andiamo a cercare Docker Updating the Image. Quindi questi sono i comandi che dobbiamo andare ad eseguire per appunto andare ad aggiornare l'immagine di OpenHub all'ultima versione. In teoria a qualunque versione noi vogliamo, in questo caso andremo a prendere l'ultima versione. Giusto due parole su cosa fanno i comandi. La prima cosa, dobbiamo stoppare il container, poi lo dobbiamo rimuovere. Dobbiamo andare a scaricare la versione dell'immagine che ci interessa, specificando appunto dopo il nome dell'immagine, che è OpenHub/OpenHub, la versione di nostro interesse. Una volta scaricata questa versione andiamo a riavviare il nostro container, anzi a ricreare il nostro container da zero, utilizzando gli stessi parametri che avevamo utilizzato quando l'avevamo creato, quindi il mapping dei dischi, la configurazione di rete, le porte aperte e quant'altro abbiamo utilizzato nel nostro container. Una volta che il container viene ricreato, si accorge in automatico che c'è da effettuare un aggiornamento, perché la versione di OpenHub alla quale fanno riferimento i file di configurazione presenti nell'unità disco è diversa dal runtime attualmente in esecuzione sull'immagine appena scaricata, e quindi effettua tutte le operazioni necessarie per effettuare l'aggiornamento. Quindi dovessero esserci dei mapping di dati, delle trasformazioni o degli aggiornamenti di qualunque tipo dal punto di vista di file di configurazione o di runtime, ci pensa tutto lui, fa tutto in automatico, finché poi non arriva a riavviarsi in maniera definitiva con la nuova versione in esecuzione. A questo punto ci colleghiamo al Raspberry e andiamo ad effettuare le operazioni. Eccoci sul nostro Raspberry 3, che ripeto è quello che uso per i test, quindi non andrò a toccare la mia immagine attualmente in esecuzione chiamiamola di produzione, e quindi andiamo ad effettuare l'aggiornamento dell'immagine Docker. Quindi intanto per comodità divento amministratore e poi vado ad eseguire i comandi che mi vengono indicati nella documentazione. Andiamo a vedere la documentazione. Abbiamo da fare lo stop e il remove del nostro container. Quindi prima cosa andiamo a fare un docker ps-a, così vediamo tutti i container in esecuzione. Quello che ci interessa è questo OpenHub 4.2.0, che si chiama OpenHub. Quindi andiamo a fare il docker stop OpenHub. Ok, il container si è fermato, a questo punto lo possiamo rimuovere, facciamo docker rm OpenHub e quindi se rifacciamo il docker ps non lo troviamo più. Questa operazione non è assolutamente distruttiva, perché utilizzando la persistenza dei dati su disco, il container Docker al suo interno non ha nessun tipo di dato che ci può servire, ma contiene proprio solo la parte di esecuzione del software.
quindi possiamo rimuoverlo e ricrearlo tutte le volte che vogliamo. L'importante è che poi andiamo a rimappare le stesse porzioni di disco, quindi gli stessi volumi che abbiamo mappato nel container precedente. Quindi a questo punto dobbiamo andare a scaricare l'immagine nuova. Andiamo a vedere qual è il comando, quindi docker pull openhub versione. Quindi andiamo ad eseguire docker pull openhub / openhub, che è il nome dell'immagine, due punti la versione. Scriviamo latest, così ci viene scaricata l'ultima stable. Adesso probabilmente a me ci metterà nulla perché l'immagine in teoria io l'ho già scaricata quando abbiamo fatto il video precedente per l'aggiornamento tramite Portainer. Quindi in altri casi potrebbe invece mettersi a fare il download e metterci un po' di tempo. Come vedete ha già finito perché l'immagine è già presente nel mio archivio delle immagini Docker locale del Raspberry. A questo punto posso ricreare il container andando a specificare che voglio utilizzare questa immagine. Torniamo sulla documentazione, così andiamo a cercare il comando che dobbiamo eseguire per riavviare il container. Eccolo qua, lo copiamo, me lo incollo su un blocco note, così lo posso modificare in maniera un pochino più semplice. Allora io lo personalizzo come serve a me, perché ad esempio io non uso il mapping delle cartelle, ma uso i named volume per la persistenza su disco. Ovviamente qui ognuno deve fare poi in base alla propria configurazione delle cose probabilmente diverse. Vado a cercarmi l'id del mio utente, 9001 sia il gruppo che l'utenza, quindi qui andiamo a mettere 9001, gruppo id 9001 e poi andiamo a specificare la versione. Qua mettiamo latest, così ci viene presa quella che abbiamo scaricato prima. Copio, vado sul Raspberry, incollo ed eseguo. Errori di sintassi non ne ho fatti, sembra che sia andato tutto bene. Vediamo col docker ps-a. Ok, abbiamo il container ricreato in esecuzione, però probabilmente mi sono dimenticato di andare a cambiare il mapping della porta, perché avrei dovuto esporre la porta 8080 verso l'esterno. Questo perché ho eliminato la rete host. Mettere la rete host, il tipo di network host, su un container Docker permette alle porte del container di essere mappate direttamente sull'host. A me non piace questa cosa, quindi di solito mi mappo le porte in maniera manuale in modo tale da non andare a fare conflitti con eventuali servizi che girano già sull'host. Però in questo caso mi sono completamente dimenticato di mappare, quindi probabilmente adesso il container sale senza problemi, però io non lo posso raggiungere dall'esterno. Quindi per adesso lasciamolo un attimo andare, andiamo a vedere i log se sta facendo qualcosa. Ok, come vedete in base a questa scritta image in user data version differ starting an upgrade vuol dire che sta facendo l'aggiornamento dei file di configurazione della cartella user data alla nuova versione. A questo punto aspettiamo e poi quando sarà finito andremo a ricreare il container specificando il mapping delle porte, però quell'operazione sarà praticamente immediata perché non ci sarà più bisogno di fare l'aggiornamento. Vediamo se sta andando avanti. Sì, ha fatto l'aggiornamento, adesso sta lanciando il runtime. A questo punto posso stoppare il container, docker stop openhub, lo vado di nuovo a rimuovere. Torno sul notepad e vado ad aggiungere il mapping delle porte. Lo aggiungo qua, andiamo a specificare -p 8080 8080, così facciamo uscire la porta 8080 del container sulla porta 8080 del nostro host. Sarebbe stato l'equivalente del net uguale host, perché come vedete utilizzo la stessa porta sia sul container che sull'host, però preferisco fare così per averlo più sotto controllo. Quindi ricopio e rieseguo. Ah no, scusate, devo mettere il backslash per il comando. Copia, incolliamo e via. Ok, rifacciamo il ps-a. Come vedete in questo caso la porta 8080 è mappata all'esterno. Se guardo i log
non dovrebbe più fare l'aggiornamento. Quindi a questo punto aspettiamo che il sistema venga tirato su e andiamo a vedere la versione. Quindi ci posizioniamo sul browser, sull'indirizzo IP del Raspberry, che è questo qui, e vediamo se nel momento in cui torna su l'interfaccia grafica andiamo a vedere la versione. Adesso dobbiamo aspettare qualche minuto probabilmente. Ed ecco che l'interfaccia è tornata su e abbiamo l'aggiornamento della nostra versione. Quindi siamo arrivati al punto in cui eravamo arrivati alla fine del video precedente con l'operazione fatta tramite Portainer. Bene, detto questo possiamo fermarci qua per questo video. Quindi abbiamo visto l'aggiornamento di un'istanza OpenHub utilizzata tramite container Docker da una versione ad un'altra utilizzando la riga di comando direttamente dalla shell del Raspberry. Ovviamente gli stessi comandi valgono anche per la versione di Windows, perché Docker fortunatamente è abbastanza indipendente dal sistema operativo su cui è installato. E avendo visto questa procedura abbiamo notato come utilizzare Portainer comunque porta dei vantaggi anche dal punto di vista della velocità di esecuzione e della semplicità di gestione del container. Ovviamente se non si ha un Portainer a disposizione o non si può installare per qualche motivo, ben venga sapere che comunque l'aggiornamento si può fare anche tramite riga di comando. Leggermente più complesso, però comunque si arriva allo stesso risultato. Nei prossimi video continuiamo il discorso un pochino di manutenzione del sistema, andando a vedere quali sono le procedure di backup che possiamo impostare e attuare su OpenHub e i vari software che gli girano intorno, per essere sicuri di avere a disposizione comunque un punto di ripristino in caso di qualche guasto. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!